Borsa pelletteria Scriptura. Ciao amica, benvenuta o bentornata sul mio canale YouTube. Io sono Ornella Uzzino, produco borse conto terzi e per hobby, per passione, per amore, per oppormi alla contraffazione, ho fatto pure sta rima, faccio le recensioni alle borse che compro. Per questo ti dico che questo video non è sponsorizzato, ho acquistato la borsa e ti racconto una storia un po' particolare, ma in questo video c'è anche qualcosa di un po' particolare perché la borsa, per la felicità di tutti quelli che amano l'offline, ovvero che io mi muova il mio sederino e bruci energie, sono andata in negozio a comprarlo, ma ti racconto tutto dopo la sigla. Un giorno di pioggia, Andrea e Giuliano, ma faceva solo un cacchio di caldo, però mi piaceva l'idea che io e le mie due accompagnatrici potessimo essere tipo Andrea e Giuliano che incontrano lì, cioè per caso, insomma c'è tutta questa cosa. Beh, in realtà poi il mio Mirko dal ciuffo rosso, su cui sono state fatte notevoli meme perché c'aveva il ciuffo rosso e tutto il resto, comunque insomma ero a passeggiare al centro storico di Napoli e mentre guardavo i negozi, sono stata da uno da un altro, ci siamo bevuti un caffè e tutto il resto, riesco ad andare da Scriptura che mi aveva incuriosito molto su Instagram. Li avevo contattati, avevo scritto sulla chat e gli avevo chiesto se potevo comprare una borsa. Mi avevano chiesto se andavo lì ad acquistarla oppure se volevo che me la spedissero, e lì per là avevo detto me la spedisci. Poi fra una cosa e l'altra passa qualche giorno, decido così di prendere e andare lì. È stata una cosa molto divertente, per cui abbiamo fatto un video, abbiamo fatto un po' di narrazione, ho scoperto delle cose e cominciamo a condividerle con te, poi torniamo dopo questo intro e commentiamo insieme. Sono venuta da Scriptura e anziché ordinarlo online, visto che mi contestano sempre che ordino le borse online, me la sono venuta a comprare da vicino e mi ha colpito tantissimo questo modello. Adesso intervistiamo poi chi è l'anima creatrice che c'è dietro a questo brand. Ciao Alessandro. Ciao, buongiorno. Mi racconti un pochino come nasce il brand, quanti anni sono che fate questo splendido lavoro? Allora, noi proprio come famiglia nasciamo come rilegatori di libri. Io sono cresciuto in legatoria con mio padre, da bambino andavo a scuola e andavo ad aiutarlo. Poi piano piano l'evoluzione naturale, cioè, si rilegava sempre di meno, tra un quaderno realizzato, una borsetta per un cliente, man mano poi ci siamo evoluti e iniziarono a nascere i primi borselli. Rilegatura, diciamo pure che sarebbe la copertura dei libri. Esatto. Io mi occupavo di restauro del libro, mio padre rilegature, quindi poi piano piano è stata una cosa. Io ho 44, ora ricompio il 26 giugno, sì. Sei molto più giovane. Sì, però. grazie. Non lo so, me lo dico. No, perché mi hai detto restauratore, allora. Sì, era una passione che avevo e l'ho portata avanti per una decina d'anni più o meno. Wow. Però era un lavoro piuttosto solitario e avevo bisogno di stare un po' tra le persone. E da lì poi piano piano il mercato si è evoluto e diciamo, abbiamo trovato un po' di artigiani validi. Questo poi lo disegnò mia sorella. È stato, wow. Si chiama Vesuvio. Vesuvio, esatto, modello Vesuvio. Esatto. Perché riprende il Vesuvio. Esatto, un po' la forma conica. Questa fascia di prodotto qua ha i nomi tipo Costiera Sorrentina, Amalfi, queste cose qua. Altre dedicate più al lavoro hanno il nome delle grosse città e queste invece sono più napoletane, più da lì poi il modello Vesuvio. Il brand nasce dal lavoro che faceva dall'inizio. Scrittura brava, esatto, perché noi all'inizio vendavamo più pennini, penne, quaderni, poi piano piano, però poi ancora i quaderni sì. Questi li cuce sempre mia sorella. Vabbè, io amo mia sorella, quindi Tua sorella è un artista? Sì. Anche mio padre, mia madre, i miei fratelli pure si occupano. Ed è cucito a mano, quindi la cucitura è vera. Questo è il nostro, diciamo, la nostra prima evoluzione. Poi piano piano questa è rimasta come cosa, perché poi siamo famosi per le agendine, i quaderni, la piccola pelletteria in generale. Questo è un portatabacchi. Come
nasce poi il mood del negozio, pure il fatto che ci sta tutto, ad esempio uno entra qua dentro, no? E uno, perché poi è bello venire, perché si fa una passeggiata per Napoli, fai tutte le cose turistiche che ci stanno da fare, poi entri qua dentro e vieni invaso da tutti sti colori, pure come hai selezionato e messo in vetrina le cose. Sì, tutto nasce da una mia pignoleria estrema. Io trovo sia una qualità all'essere pignoli. Oggi va bene anche la scelta, come dicevi, cromatica dei colori, le luci. È tutto pensato per ottenere un'ambientazione calda, accogliente, non è voluta, cioè diciamo è proprio il nostro carattere. Anche Serena l'hai conosciuta, infatti siamo vi sento che siete molto calmi, tranquilli, socievoli. Entri, compri, ci fa piacere ovviamente, se non compri sarai sempre nostra amica, ci beviamo il caffè, si dialoga. Hai visto poi con i clienti di prima, sì, siamo molto sereni. Voi avete gli artigiani che poi realizzano queste cose, sì. E quindi diciamo che più vendete più artigiani lavorano. Esatto, noi abbiamo un ottimo rapporto anche, buongiorno, con gli artigiani, si esce a cena, cerchiamo di creare gruppo, famiglia proprio, siamo una famiglia, mi piace anche con le commesse, siamo amici, famiglia, per me è un concetto importantissimo, ci tengo tantissimo. Abiti in zona tu? Io abito alla Sanità. Quindi ho scelto di abitare lì. Partenopeo, Doc, Doc. Se sapessero molti di più che voi siete qui, pure a livello proprio di guide turistiche, sarebbe pure importante, no? Cercare di convogliare pure le persone, non è a venire a mangiare solo la sfoglia delle babà, che per l'amor di Dio, Noi però abbiamo, se vogliamo proprio dividere la fascia, le percentuali, l'80% sono turisti. Ok. Fascia alta, quindi il turista singolo, se con la moglie che sta 15 giorni in città, viene, si trattiene, viene qua, sta un'ora, 2 ore, prende il caffè, ritorna. In quei 4-5 giorni diventano amici. Poi c'è il pensiero comune che poi il turista viene una sola volta, poi non viene più, invece non è più così. Noi lavoriamo sempre con le stesse persone, questa è una cosa fantastica. Cosa bella proprio, pure i turisti, cioè rivederli dopo anni che tornano. Io ho comprato, io non parlo inglese, me lo dicono loro, quindi. Chi sceglie poi i materiali? I materiali in genere o la mia famiglia in questo caso, oppure gli artigiani, tipo questo. Ti suggeriscono pure loro? Sì. Vabbè, abbiamo uno stile più o meno. Che caldo sempre, questa parola si. Infatti c'hai dei colori, pure i colori tipo il verde, il giallo, che sono molto particolari, sono scelti. Particolare questo pedame qua. Lui per esempio è un artigiano di Cava dei Tirreni. È la mia regola base, privilegiare l'artigiano napoletano. Se non c'è a Napoli, Campania, Sud Italia, Italia. Alessandro è un ragazzo in gambissima che mi ha fatto, diciamo, fra virgolette, ricordare pure tutta una parte della mia storia, che comunque vicina, amante dei quartieri popolari, che Alessandro è della sanità, vive nella sanità, come visto, con una parlantina, nonostante che lui dice di essere molto timido, in realtà è un ragazzo molto spigliato che si dedica tantissimo a questo negozio spettacolare, che non so se hai visto i colori, ci devi andare, devi venire, oltre a devi venire a Napoli, qualunque persona del mondo deve venire a Napoli e deve andare anche da Scriptura, oltre agli altri che sto cercando di narrare, perché nella mia idea le città si possono anche ripopolare di turisti, di buon turismo che spende anche nell'artigianato locale. Entri in questo negozio che ha questa insegna, la vedi molto, tutto sullo stile, uno stile da riprodurre, perché infatti io avevo detto immagina un negozio del genere a Londra, ho detto no, non ci voglio pensare, perché poi se non lo seguo io, a me piace stare con i clienti, te l'ha raccontato, andare con calma, prendere il caffè, raccontare e capire cosa il cliente vuole dalla borsa, e quindi tu non solo dalla borsa, lì trovi piccola pelletteria, trovi tante cose, e infatti ho fatto un acquisto che a me ha colpito. Avrei preso diverse cose, però ovviamente sempre poi posizionato col mio budget e tutto il resto, mi sono focalizzata su un prodotto che adesso ti farò vedere, anzi sono due, che hanno in sé due passioni. Uno nel nome del prodotto, che è uno zainetto chiamato Vesuvio, che loro mi hanno detto che è stato riprodotto poi da tanti botteghe artigianali, e l'altra è una cosa che ti faccio vedere che io adoro e che vedrai poi nei prossimi video di utilizzo. 3, 2, 1, borsa. La borsa mi è stata ovviamente venduta e data, sono uscita dal negozio con la busta, e adesso andiamo a vedere la borsa che ti dicevo che ho acquistato.
C'erano tanti modelli, ce n'era un altro di Montone che mi piaceva tantissimo, non escludo che tornerò a comprare dei prodotti anche per fare dei regali molto molto particolari, e ho voluto osare. Allora, loro fanno una pelletteria tendenzialmente classica, quindi è una pelletteria studiata, molto incentrata sul materiale, sui colori molto, diciamo, che possono dare luce ai pellami, alle rifiniture e tutto il resto. Hanno una dote particolare che è quella che loro in realtà sono, cioè Alessandro è un commerciante che adora la pelletteria e che ha una sensibilità verso la materia che è abbastanza, insomma, importante, e ha deciso di mettere questa sua arte a disposizione appunto della pelletteria. Ha studiato il negozio nei minimi particolari, sceglie gli artigiani, e quindi questo ti fa capire quanto è importante comprare borse originali, sempre originale, proprio come la borsa di Alessandro, che significa venduta attraverso il mercato legale, un mercato che è fondamentale da incentivare, perché Alessandro si fa produrre le borse da artigiani, quindi se lui vende tanto, gli artigiani lavorano tanto, e questo produce una cosa positiva, che significa che ragazzi come Alessandro possono rimanere in Italia, fare azienda e possono dare lavoro a tante altre persone, e cadono un sacco di luoghi comuni, cioè Alessandro nell'immaginario collettivo, uno che abita alla sanità, tu te lo vedresti praticamente che quasi non sa parlare italiano, o che nello stereotipo mi doveva venire tutto a guapparillo vicino, così. In realtà quello che tu vedi nei film, nelle peggio raccomandate, si fa parte, è come se vedessi il gangster nel Bronx a New York, però sostanzialmente Alessandro è la rappresentazione della Napoli come lo sono io e come lo sono tante altre persone, solo che viene raccontata pochissimo. Io lo voglio fare attraverso quello che fa Alessandro, quindi sceglie i prodotti, sceglie gli artigiani, ha scelto tutto il mood del brand, e c'è nel negozio, puoi andare lì, ti puoi prendere il caffè, lui ti accompagna, e adesso ti faccio vedere che fa una cosa meravigliosa. Prima di farti vedere i dettagli tecnici dello zaino, ti faccio vedere anche il tutorial che mi hanno fatto per poter utilizzare lo zaino, perché anche loro sanno che io ho difficoltà a capire come si fanno le cose, e non nascondo che non è detto che io capirò dopo il tutorial come si utilizza la borsa. Ci vediamo fra poco. Di spalla, Ok. altrimenti si può anche eventualmente sganciare. Io avrei fatto la stessa cosa, però. Cioè io mi perdo quando vedo queste Si cose. allunga. Una volta che l'ha allungato lo puoi indossare al marsupietto, carino, altrimenti Lei è bellissima però come modella. Come? Lei come modella è bellissima. Ho saputo scegliere. e lo indossa zainetto. Esatto. Oltretutto la tracolla rimane nel passante, perché seppure dovessero aprire l'alamaro non lo possono aprire, Wow. però aprirlo è molto semplice, lo toglie, gesto portafogli e il Vesuvio, Cosa fantastica. zip segreta sul davanti, una interna, tasconcini aperti e una qui sulla schiena. È un avancorpo di vitello, quindi sono pellami di prima scelta che prediligiamo noi, tamponati a mano o in concia vegetale, e scegliamo anche tutti i dettagli ottonati made in Italy ovviamente. Chi ha ideato il modello? E il modello in realtà è un modello di origine sicuramente napoletano, che la famiglia di Alessandro fa da anni, proprio tanti anni. No. Poi è diventato inflazionato a Napoli, però insomma ci sono dei distinguo che fanno l'eccezione. È un modello del tutto napoletano, lo chiamiamo Vesuvio e Vesuvietto perché abbiamo anche la stessa foggia, lo stesso zaino nella versione più piccolina. Fantastica. Io trovo fantastica la commessa, oltretutto siciliana, adottata, venuta a Napoli perché voleva, innamorata della città. Ci siamo trovati a parlare anche del sud, dei meridionali, insomma, perché poi fra persone che amano i territori necessariamente si scivola su quelle questioni
politiche, che poi non sono politiche ma sono di identità, si dice, quindi è un sentimento identitario il fatto di, non è che uno non si sente italiano, si sente meno di Bergamo, è che ognuno poi difende la propria territorialità perché la sente molto vicina al proprio modo di essere, e quindi la volevo valorizzare. Lo zaino appunto che ho scelto è questo zainetto, c'è in 2 misure, questo è uno zainetto ancora più piccino. La cosa che mi ha colpito è stato ovviamente il nome Vesuvio, perché adoro, il colore e il contrasto, che poi mi ha dato una mano Sara a scegliere, che era la mia accompagnatrice in questo caso, e il contrasto fra i colori. Guarda il dettaglio di come è fatto il fermo per chiuderla, a parte che c'ha un profumo pazzesco. Allora, lei mi ha fatto vedere in pratica, vediamo, questi si aprono e diventano 2 spallacci da zaino, oppure lo puoi chiudere e portarlo in uno spalla così o sul davanti, ok? Poi in più il fatto che è chiusa così davanti ti permette di portarla nei mezzi pubblici, dappertutto, perché non ti ci infilano la mano dentro. Una cosa molto, diciamo, molto classica, intesa proprio per tutto il bordino con cui è rifinito il fondo. Il bordino è questo bordo praticamente, che è fatto esternamente di pelle, all'interno c'è un cordoncino, c'è una macchinetta che lo fa praticamente, c'è il cartellino vicino. Scrittura garantisce che questo manufatto è stato realizzato interamente a mano da artigiani italiani. Le piccole venature, rughe e gli impercettibili graffi testimoniano la naturalezza del pellame, rendendo ogni prodotto un pezzo unico. La pelle è quasi lasciata nuda, quindi è pulita come a livello di tintura, e all'interno lo zaino è fatto così. C'è una tasca posteriore che adesso ti faccio vedere, dove portiamo la scritta Genuine Leather, e poi ci sono 2 taschine qui davanti. All'interno quasi tutte le borse sono fatte sempre così, perché il sistema, cioè, è quasi studiato, che tutto è meccanico, che tu così, è una cosa un po' ripetuta da tutte le borse in buona sostanza. E poi questo è lo spazio. Davanti in più c'è una tasca dove si può mettere ad esempio il cellulare, idem per dietro, oppure le chiavi di casa, perdiamo sempre, e dietro anche. Quindi magari il cellulare, le chiavi di casa davanti e tutto. Sto guardando, questo è un tipo di pellame poi, come descrive, che è anche molto, rende ancora di più il momento in cui diventa invecchia, non come me che sto invecchiando. Non riesco a migliorare come la pelle, insomma devo scoprire il segreto del pellame. Poi qui sopra vediamo il timbro, vera pelle made in Italy. E infine la chicca è stata mettere a fuoco e vederlo fatto dal vivo delle mie iniziali. Altra chicca che ho acquistato da Alessandro è proprio una piccola gennina, che adesso ti faccio vedere, che io trovo fantastica, perché l'oro di base, cioè, e qui c'è tanta anima, perché di base è da dove proviene Alessandro, quindi dalla rilegatura di agende, libri e tutto il resto, e l'ho presa poi in combinato in verde, poi verde speranze, che è su periodo, insomma questo serve anche per prendere appunti e per non dimenticare anche le cose brutte che ci stanno capitando in questo periodo, perché le cose brutte, se ci soffermiamo a pensarci, fanno soffrire, ci fanno stare male, però ci aiutano anche a creare delle opportunità. Io ho sempre fatto così, quindi cerco sempre di trovare nel brutto qualcosa di buono su cui coltivare, quindi scrivere mi aiuta tantissimo, e mi piace farlo poi con delle cose che mi ispirano tantissimo. Guarda come è fantastica questa agenda, e l'agenda internamente è fatta così, e anche questa è timbrata, solo che qua mi sono fatta mettere le mie iniziali e qui mi sono fatta mettere tipo il numero di targa, quando si portano le targhe con la città di provenienza, io mi sono fatta mettere NA, e quindi io ho la targa Napoli, e così è. Molto molto carina, è un'esperienza particolare andare in negozio da Alessandro, passeggiare per quelle strade, poi rende tutto fantastico. Immaginatelo nel periodo di Natale, ma ancora pure in questo periodo, visto che quest'anno siamo un po' costretti, un po' per voglia di riscoprire i nostri posti, venite tanti a Napoli, ritorniamo a passeggiare nelle nostre città. Io ho la speranza, ho detto, uno dei desideri che ho per i 40 anni è proprio quello di
farmi una visita guidata per Napoli come se fossi una turista, che a volte molti monumenti, molte cose ti sfuggono, li dai per scontato, ci sei andato con la scuola media, quindi bisogna riscoprire i propri territori, gli artigiani che popolano, insomma tutto quello che c'è di magico. Passiamo ai voti. Per la tintura il mio voto è 0 perché insomma quasi non c'è in sostanza. Per le cuciture, che sono tutte belle in vista come hai potuto vedere, il mio voto è 4. Per le rifiniture il mio voto è 5. Considera che te le fanno al momento su richiesta, se hai delle personalizzazioni loro sono disponibili a farti fare delle cose particolari e tutto il resto, quindi perfetto. Per la valutazione qualità-prezzo il mio voto è 4,5. Per la valutazione utilità può essere utilizzato ad esempio per delle passeggiate, andare a passeggio, perché lo zaino è leggerissimo e ha tutte queste tasche e questi scomparti che danno anche sicurezza per poterla portare in giro e non avere il problema che ti sgraffignano le cose. Per me il brand è stra promosso e non c'entra niente che sono napoletani, non c'entra niente che mi sbatte il cuore forte forte. Ovviamente faccio il tifo per loro, ovviamente mi auguro che questa recensione sia servita a qualcuno per scoprire un nuovo brand, se non lo conoscevi, insomma vai a visitare la loro pagina Instagram, la sua, ma non so perché li chiamo loro, perché per me è tipo plurale maestatis, per me Alessandro è tipo un re borbonico, e quindi vai a visitare la sua pagina, dimmi cosa ne pensi delle borse, iscriviti al canale, io ti aspetto ai prossimi video, non mi abbandonare, Alessio, non mi lasciare. Ci vediamo presto, ciao da Ornella.